Ciao ragazzi, benvenuti a Ombre Sonore. Oggi vi porto dentro una canzone che ha fatto molto discutere e che ancora oggi viene fraintesa. Hong Kong Garden di Siouxsie and the Banshees. Uscita nell'agosto 1978, questa è stata la prima hit dei Banshees, arrivata al 7° posto nelle classifiche inglesi. Il titolo fa riferimento a un vero ristorante cinese che si trovava in un quartiere nel sud-est di Londra, dove Siouxsie andava spesso. Quello che l'ha spinta a scrivere questa canzone non è stata l'attrazione per l'esotico. Siouxsie ricorda di essere rimasta davvero turbata dai skinhead locali che rendevano la vita impossibile al personale di questo ristorante. Ecco il punto cruciale. Hong Kong Garden non è una canzone razzista travestita da fascinazione orientale. È esattamente l'opposto. È una denuncia del razzismo che Siouxsie vedeva con i suoi occhi ogni giorno. Ma il messaggio è stato spesso frainteso e non è difficile capire il perché. I primi versi della canzone, con i loro riferimenti agli occhi a mandorla, ai corpi di piccola statura, sono stati interpretati da molti come stereotipi razzisti. Ma bisogna contestualizzare. Siamo nel 1978. Il punk è nel pieno della sua fase più provocatoria e Siouxsie stessa aveva una reputazione controversa per via di alcuni simboli razzisti che aveva indossato sul palco. Non per adesione ideologica, ma come pura provocazione anarchica. La verità è che Hong Kong Garden è un pezzo di protesta sociale mascherato da canzone pop. Siouxsie stava denunciando il trattamento che vedeva riservare ai proprietari del ristorante cinese, ma lo faceva usando il linguaggio dei pregiudizi per poi sovvertirlo. È una tecnica complessa e rischiosa che richiede un ascolto attento per essere compresa. Anche la produzione della canzone ha una storia interessante. Dopo essere stati rifiutati dalle case discografiche per 2 anni, i Banshees furono finalmente firmati dalla Polydor, dopo aver sentito Hong Kong Garden in una sessione per John Peel. Inizialmente lavorarono con un produttore soul americano agli Olympic Studios, ma rifiutarono quella versione e si trasferirono al Fallout Shelter con Steve Lillywhite, che avrebbe poi prodotto il loro album di debutto The Scream. Quello che rende Hong Kong Garden così importante nella storia del rock è che ha dimostrato come il punk potesse evolversi senza perdere la sua carica sovversiva. I Banshees hanno preso l'energia distruttiva del punk, l'hanno canalizzata in qualcosa di più complesso e sfumato. Hong Kong Garden ci ricorda che negli anni 70 l'Inghilterra stava attraversando una crisi di identità, con tensioni razziali che emergevano in superficie. Siouxsie e Banshees non hanno mai scelto la strada facile dalla denuncia esplicita, hanno preferito un approccio più ambiguo e artisticamente rischioso. Il risultato è una canzone che continua a far discutere dopo più di 40 anni, che ci costringe a riflettere su come l'arte possa affrontare temi delicati senza banalizzarli. E voi conoscevate il significato di questa canzone? Fatemelo sapere nei commenti.